Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in macchina, non a caso in orario notturno, perché parleremo proprio dell'illuminazione interna dell'abitacolo della Golf. Inizierei proprio guardando queste, le classiche luci di cortesia della macchina. Direi che qui hanno fatto un lavoro egregio, infatti è difficile trovare un punto all'interno della macchina che non sia illuminato, sia sulla parte anteriore che sulla parte posteriore, che per chi ha i bambini come me o comunque utilizza la parte posteriore fa sempre comodo avere una buona visuale in orario notturno, se cade qualcosa, se va cercato, senza stare a fare come facevamo un tempo con gli smartphone e il flash attivo. Come qualsiasi automobile, le luci si accenderanno all'apertura dello sportello. Se non vogliamo che si accendano, troviamo questi due comandi touch, basta fare tap sulla parte dove è indicato il solito sportello aperto con la scritta off e le luci non si accenderanno più all'apertura. Se invece siamo all'interno dell'abitacolo come adesso e vogliamo accenderle tutte quante, sia anteriori che posteriori, basta premere questo pulsante con la luce disegnata. Altrimenti, se vogliamo accendere solo una delle 4 luci disponibili, basta fare tap sulla luce, proprio questa parte all'interno del quadrato bianco che vedete illuminato, si accenderà la luce. Ma la cosa particolare che troviamo all'interno di questa Golf MK8 è l'illuminazione colorata che possiamo gestire tramite il nostro sistema multimediale. Alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, quando facevo tuning, quando il tuning in Italia la faceva da padrone, dentro la mia Yaris DS avevo montato un sistema di illuminazione a 265 LED che comprendevano il cielo, le parti dei pannelli posteriori, che era a 3 porte, la cappelliera, comunque l'avevo distribuita all'interno di tutto l'abitacolo. E dagli amici miei che non facevano tuning, o comunque dalle persone in generale che non capivano, non hanno mai capito il tuning, venivo definito, come si dice dalle mie parti, un tamarro. Ecco, oggi tutte le case automobilistiche, anche le più importanti, anche quelle che producono le supercar, adottano un'illuminazione interna del veicolo colorata. Quindi eravamo noi ad essere tamarri in quegli anni o abbiamo semplicemente anticipato i tempi? Vediamo quindi l'illuminazione di questa Golf MK8, vediamo dove è stata posizionata, vediamo come possiamo gestirla e in che modo possiamo alternare i vari colori, ma soprattutto vediamo, e lasciatemi nei commenti se anche per voi ancora nel 2022 è una cosa tamarra o è una cosa al passo con i tempi. All'interno del menu del sistema multimediale troviamo il comando luci soffuse, al cui interno uscirà un menu a tendina con 2 modalità. La modalità mood, tradotto significa umore, stati d'animo, e praticamente ci sono delle colorazioni che vanno a cambiare l'intera illuminazione dell'abitacolo ma in un unico colore. Vediamo ad esempio quella arancio o quella blu. Scorrendo troviamo anche la modalità individual, che è la stessa del menu a tendina, la modalità automatica, ovvero è il sistema che sceglierà la colorazione random per la nostra illuminazione, oppure possiamo spegnerla. Una volta spenta, l'unica luce che emetterà la macchina sarà quella del sistema multimediale e del quadro strumenti, tutto il resto sarà in off. Andiamo a vedere la modalità individual. Come vedete qui cambia tutto. Questa è quella che ho impostato io. Il sistema gestisce l'illuminazione di questa macchina su 3 livelli: alto, medio e basso. Quindi, come si intuisce da queste icone, con la prima faremo tutto in colore omogeneo, con la seconda andremo a fare solo la parte alta del colore 1, con la terza faremo parte alta e parte bassa del colore 1, la parte media del colore 2. Nell'ultima faremo la parte alta e la parte media del colore 1 e la parte bassa del colore 2. Facciamo una prova. Mettiamo il colore 1 su giallo, quindi potete cambiare colore o facendo lo swipe sulla barra, oppure mettiamo il colore 2 sul blu cliccando direttamente sul colore che desiderate. Vediamo adesso com'è cambiato. Torniamo quindi ai miei colori, quindi rosso e bianco, li reimpostiamo
Possiamo infine gestire l'intensità luminosa di ogni singolo settore, quindi con questa al centro andremo a gestire l'intensità luminosa dei due pozzetti che si trovano nel tunnel centrale. Con quest'altra gestiremo l'intensità luminosa di tutte le strip LED, quindi cruscotto, sportelli anteriori e sportelli posteriori. Con quest'altra, come si vede dall'immagine, gestiamo l'intensità luminosa dei pozzetti degli sportelli anteriori e posteriori, e quest'ultima invece regola l'intensità luminosa dei LED che si trovano sopra i tappeti poggiapiedi anteriori e posteriori. Questo sistema di illuminazione si chiama Ambient Light. Su questa Golf GTI è di serie, su versioni meno accessoriate va ammesso come optional o comunque in abbinato con altri pacchetti. I colori selezionabili sono 30, quindi abbiamo 30 tonalità da applicare sia al quadro strumenti al computer di bordo che a tutti quanti gli sportelli, le parti dei pozzetti e sui poggiapiedi. Questa illuminazione a me piace molto. La trovo molto di compagnia, soprattutto quando viaggiamo da soli in orari notturni, rende la macchina ancora più accogliente di quello che già è con i suoi interni. La possibilità di cambiare colore rende ancora di più una cosa molto personale, anche se avendo scelto io la GTI mi ritrovo a dover scegliere comunque il rosso perché è il colore che calza a pennello in questa macchina. Certo, mettere il blu con tutti i particolari rossi dentro l'abitacolo non è proprio una cosa che si sposa bene. Ditemi quindi che cosa ne pensate, sono curioso di sapere il vostro giudizio su questa illuminazione, vorrei capire se è una cosa ben vista ormai da tutti quanti o se ancora c'è chi storce la bocca e pensa che sia una cosa da tamarri. Bene ragazzi, vi ringrazio come sempre di aver seguito il video. Se vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, iscrivetevi al canale per non perdere i successivi video. Ciao a tutti!